Acquaba, benvenuti a Ghana for Good, mi chiamo Marco Casano e questo è il mio canale di YouTube in cui diamo informazioni sul Ghana. Quando verrete in Ghana, una delle prime cose che vi capiterà di maneggiare saranno i soldi. La moneta del Ghana si chiama Ghana Cedis e oggi proveremo a dare un po' di informazioni su questa moneta. Cominciamo dalla parola Cedis. Da dove viene questa parola? La parola Cedis viene dal Sidi, il modo in cui nella lingua degli Akan si usava indicare la conchiglia della ciprea. In inglese la chiamano cowrie shell. Queste conchiglie venivano utilizzate prima dell'arrivo dei colonizzatori come moneta di scambio e sono state utilizzate come moneta di scambio per secoli. Non sono originarie queste conchiglie di questa parte dell'Africa, ma della costa est dell'Africa, vengono dall'Oceano Indiano. Molto probabilmente sono state portate qui dai mercanti arabi le prime volte. E proprio perché si trovavano da quella parte dell'Africa e non in questa, furono utilizzate come moneta, in quanto non si potevano riprodurre, che era una cosa naturale, erano abbastanza piccole per essere maneggiate, facilmente si possono portare facilmente, quindi per secoli hanno utilizzato la parola Cedis per nominare la moneta del Ghana. Partiamo adesso con un po' di storia e poi se rimanete tutto il video vi darò anche qualche piccola informazione che magari non conoscevate sul Cedis. Allora, il Cedis nasce quando nasce? Il Cedis nasce nel 1958. Andiamo un po' indietro nel tempo, il Ghana diventa indipendente nel 1957 e fino a quel momento, negli ultimi anni della colonia inglese, si utilizzava la moneta delle colonie ed era il pound del West Africa. Immediatamente dopo l'indipendenza il Ghana decide di adottare una moneta propria. La prima moneta utilizzata fu il pound ghanese. Il pound ghanese sta in auge solo per un anno. Subito dopo viene sostituito appunto da un Cedis, il primo Cedis. Dal 1958 ad oggi ovviamente questo Cedis si evolve, cambia una serie di volte. Questa che utilizziamo adesso è la sua quarta versione ed esce nel 2007. Dal 2007 in poi quindi esce quello che viene chiamato Ghana Cedis e viene anche abbreviato solitamente con GHC. Ora, se andiamo nel dettaglio a vedere un po' come sono fatti questi Cedis, partendo dal taglio più piccolo andando sul taglio più grande, avremo un Ghana Cedis. Esiste una moneta banconota da 2 Ghana Cedis, ma adesso non viene più prodotta ed è molto difficile trovarla in giro. Se si trova è quasi in pessime condizioni, persino peggio di questo Ghana Cedis. I 5 Ghana Cedis. Avremo poi i 10 Ghana Cedis, avremo poi i 20 Ghana Cedis, 50 Ghana Cedis, i 100 Ghana Cedis, questo di qui, 100 Ghana Cedis, è la moneta più grande e sono i 200 Ghana Cedis. I 100 Ghana Cedis e i 200 Ghana Cedis in realtà non sono stati introdotti nel 2007, ma molto più di recente, solo nel 2020, sono stati oltre alle banconote, ovviamente anche qui abbiamo delle monete. Le monete che sono divise in centesimi, che sono chiamate pesos. Troveremo quindi 1 pesos, 1 pesos, 10 pesos, oramai quasi introvabili. E poi abbiamo i 20 pesos e i 50 pesos. Si fanno anche delle monete che rappresentano che un Ghana Cedis e i 2 Ghana Cedis. Quindi ora i 2 Ghana Cedis solitamente si trova sempre in moneta.
Cosa troviamo rappresentato nelle banconote dei Ghana Cedis? Nelle banconote dei Ghana Cedis troviamo rappresentato in tutte le banconote dei Ghana Cedis quelli che qui chiamano i Big Six, questi 6 personaggi. Questi 6 personaggi sono quelli che noi chiameremo i padri fondatori della patria, quindi i padri fondatori del paese. Sono dei personaggi che negli ultimi anni, prima dell'indipendenza, hanno lottato per l'indipendenza del paese e che quindi sono stati messi nelle banconote, sono importanti come personaggi storici del paese. Tra questi troviamo Kwame Nkrumah, troviamo Edward Addo, Akufo-Addo, che è il papà dell'attuale presidente del Ghana, Akufo-Addo. Troviamo altri personaggi. Oltre ai Big Six, troviamo alcuni edifici o landmark importanti del paese. Troviamo ad esempio la Casa del Parlamento, troviamo l'Arco dell'Indipendenza, in alcuni c'è la diga, in Ghana Cedis c'è la diga di Akosombo, che è la principale diga del paese, da quale si produce buona parte dell'energia del paese. Troviamo tutti questi edifici. Ecco, una chicca che vi volevo dare, come avevo detto prima, per esempio nella moneta da 50 pesos c'è una donna. Questa donna, anche chiamata Antidede, è stata una donna che è stata messa sulle monete perché ha finanziato in maniera importante il partito ghanese, che è stato quello che ha permesso l'indipendenza, cioè che ha spinto verso l'indipendenza. Lei, questa donna, come una delle più grandi finanziatrici di questo partito, se non aveva un business di farina, era ricca e ha finanziato il partito e è stata messa nelle monete. Nei 20 pesos ci troviamo la fava per un'altra piccola chicca che vi posso dare sui Ghana Cedis è dove vengono prodotti i Ghana Cedis. I Ghana Cedis vengono stampati in Inghilterra, in UK, da una stamperia che si chiama Della Rua, ed è una stamperia antichissima, più di quasi 250 anni, ed è una stamperia che è specializzata nella stampa di banconote, che stampa le banconote per moltissimi paesi in giro per il mondo. Oltre al Ghana stampa le banconote per l'Egitto, per le Mauritius e per altri paesi. A quanto viene cambiato il Ghana Cedis? Ora, il Ghana Cedis è una moneta che negli ultimi anni ha avuto una volatilità importante, quindi prendete con le pinze quello che vi sto dire, è legato più all'attualità di oggi. Magari il futuro sarà cambiato. Ma ad oggi, giugno 2023, tanto per darvi un'idea della moneta, per dire 100 Ghana Cedis sono cambiati a circa 8,50 euro. Quindi questo è l'attuale valore della se vi dovesse capitare di venire in Ghana, sicuramente avete in mano questi soldi, quindi mi è sembrato carino darvi un'introduzione per capire cosa vi potete trovare quando vedete. Spero che, come al solito, questa informazione sia utile in qualche modo. Iscrivetevi al canale, se avete qualche domanda su Ghana Cedis mettetela nei commenti in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.